me suonare questi brani è un po' come chiudere un cerchio. Io ho avuto la fortuna di crescere in una famiglia in cui la musica ha sempre avuto un ruolo fondamentale, molto più come semplice contorno. Mio papà, da grande appassionato soprattutto di prog, mi ha sempre fatto ascoltare Genesis, King Crimson, ma anche TFM, Banco, addirittura i Camel, i Gentle Giant. E questo da ben prima che iniziassi a suonare, e direi anche da prima di iniziare a parlare. Per cui ritrovarmi ora a suonare questi brani con questa band fantastica è veramente un sogno ed un grande privilegio. La difficoltà principale per me sta nel trovare il giusto equilibrio tra la propria personalità musicale e quella dell'artista, nel mio caso del chitarrista di cui vai a vestire i panni. Bisogna innanzitutto trovare il suono giusto che serva al meglio la canzone, ma anche cogliere gli aspetti fondamentali del chitarrista. Per me, ad esempio, il vibrato di Steve Hackett è parte integrante di un solo quanto la scelta delle note. Allo stesso tempo, in tutto ciò, i brani devono essere vivi e veri, per cui non ci si può semplicemente limitare a eseguire le parti. Bisogna continuamente interagire con la band e dare sempre il 120% almeno. Essendo cresciuto in una famiglia di musicisti, comunque a casa mia sono sempre girati tanti dischi e dei generi più svariati, dal rock al pop al jazz. E come spesso capita, infatti, da bambino il mio primissimo approccio con lo strumento è stato attraverso lo studio di musiche più, diciamo così, semplici, laddove invece, sai com'è, in questi generi hai a che fare con tempi dispari, strutture articolate, lunghe sezioni strumentali, eccetera, eccetera. In questo modo cominciai anche ad appassionarmi alla musica strumentale, anche grazie alla scoperta di gruppi jazz fusion come ad esempio Weather Report ed altri. E il prog è sempre andato di pari passo, dapprima attraverso grandi classici come i soliti Genesis, King Crimson, eccetera, fino ad arrivare anche al panorama moderno. E in definitiva, sì, posso dire che non ho mai smesso di provare un certo attaccamento per questo genere.
suonare sui pezzi di questi mostri sacri del batterismo progressive è un piacere e una sfida allo stesso tempo. Credo sia estremamente difficile e delicato rendere omaggio a grandi artisti che hanno cambiato non solo la storia del batterismo, ma direi la storia della musica intera. Sono batteristi che hanno sconvolto la grammatica di questo strumento, portando la batteria ad essere non più soltanto uno strumento di accompagnamento, ma parte costitutiva della scrittura e dell'arrangiamento stesso. Phil Collins, per una ragione puramente affettiva e cronologica, diciamo, nel senso che è stato il primo batterista che ho conosciuto grazie ai miei genitori, che sono da sempre grandissimi fan dei Genesis. Mentre tra gli italiani ti potrei citare senza dubbio Giulio Capiozzo, senza dubbio uno tra i miei più grandi riferimenti, perché è stato un genio musicale in assoluto, in grado di miscelare tutti i linguaggi in maniera completamente innovativa e davvero mai scontata. Che fico. Mai tranquilli, mai un istante. Mi sento in mano un'enorme responsabilità, è una sfida per le mani più ardimentose, perché questi musicisti sono fra i miei più grandi eroi e mi hanno mostrato in tenera età quanto magico e potente potesse essere l'impatto di un tastierista prog in una band. Bravo. È una sfida che conduco insieme a musicisti straordinari, che mi affascina e mi appassiona come quando ho ascoltato questi brani per la prima volta. Cibo per la mente e lo spirito.